Cuore e telaio da super sportiva, ma una grandissima attitudine alla guida stradale, più ancora di quella in pista se vogliamo. Così la BMW S1000R si è negli anni conquistata una grande fetta di motociclisti amanti delle maxi naked. Alla fine questa moto è sempre riuscita a coniugare perfettamente, in alcuni casi meglio di parecchie sue concorrenti, queste due facce della medaglia. Questa è stata la chiave del suo successo, un successo che BMW ovviamente vuole replicare con la nuova S1000R, che dalla precedente praticamente riprende completamente la filosofia, ma che alla fine ha rimescolato tutti gli ingredienti. Proprio così, la S1000R è il classico esempio di come cambiando i fattori il risultato non cambi. Rispetto alla versione precedente di fatto è cambiato tutto, telaio, motore, forcellone, sospensioni, freni. Ma alla fine questa è una moto che, proprio come quella precedente, miscela con molta attenzione gli elementi di una vera Street Fighter con quelli di una naked più tradizionale. Per capirlo basta guardarla nei dettagli, in tutti i dettagli. È evidente che la S1000R derivi dalla super sportiva S1000RR, lo raccontano il telaio con lo stesso identico andamento, anche se le quote ciclistiche sono ovviamente differenti, e lo racconta anche lo scenografico forcellone con capriata di rinforzo inferiore, degno di una superbike. Lo racconta ovviamente il motore, anche se in realtà il 4 cilindri in linea in questo caso, come sulla S1000XR, rinuncia alla fasatura variabile shift cam per mantenere una distribuzione di tipo tradizionale. Questi i punti Street Fighter, quelli di una naked vera e propria invece li ritroviamo in una posizione di guida che è veramente sì sportiva, ma non esasperata come su altre Street Fighter, e sul faro fissato direttamente alla forcella, una moto che ancora oggi quindi miscela molto bene quegli ingredienti che in fondo l'hanno resa e la rendono ancora oggi unica. Forse anche per questo motivo BMW ha deciso di non esagerare con la potenza. 165 cavalli è stata la soglia che a Monaco hanno deciso di non superare. Stessi cavalli di prima quindi, ma con un motore che, come ben sappiamo, ha anche altre armi oltre alla potenza massima. Sì, parlo di quell'incredibile schiena che da sempre caratterizza il 4 cilindri di Monaco, oltre alla capacità di essere molto fruibile su strada. Parlando di numeri, i già citati 165 cavalli arrivano a 11.000 giri, mentre la coppia massima è di 114 Nm a 9.250 giri. A Monaco giurano di aver reso più ampio l'intervallo di erogazione favorevole, tanto da potersi permettere una rapportatura più lunga per le ultime 3 marce. Per dare un'idea del lavoro fatto dai motoristi, 80 Nm sono già disponibili da 3.000 e 90 Nm sono invece disponibili da 5.000 a 12.000 giri. Non è quindi il picco massimo di coppia ad essere importante, ma come la coppia viene spalmata lungo tutto l'arco di erogazione, e in questo BMW sa davvero il fatto suo. Passiamo alla ciclistica, dove bisogna anche dire che BMW ha scelto la strada del motore portante, una novità per lei, il che consente ovviamente di ridurre il peso. Ora siamo sotto i 200 kg con il pieno di benzina, quindi la moto pronta per andare, 199 kg per esattezza. Del lungo forcellone vi ho già parlato. La cosa interessante in questo caso è lo schema del leveraggio progressivo Full Floater Pro, studiato in modo da portare l'ammortizzatore posteriore quanto più lontano possibile dal motore, così l'ammortizzatore si scalda di meno e mantiene il rendimento più costante anche in giornate come oggi, quando fa tanto caldo. Non manca una certa attenzione all'ergonomia, perché il manubrio è dotato di attacchi che consentono di avanzarne la posizione di circa 10 mm, ma se volete potete anche rialzarlo, basterà acquistare riser opzionali. Come ormai accade sempre più spesso quando si parla di un nuovo modello, a un certo punto diventa indispensabile spostare l'attenzione sulla dotazione tecnologica. Attenzione però, non tutto è di serie. L'equipaggiamento standard prevede sì la piattaforma inerziale 6 assi e l'ABS con funzione cornering. Ci sono poi l'Hill Start Control, ovvero l'aiutante per le partenze in salita, e il Dynamic Traction Control con funzione di impennata controllata. Insomma, con la S1000R ci si può giocare. Se invece volete il pacchetto completo dovrete sborsare 1.200 euro in più per avere sospensioni semiattive e i Riding Mode Pro, che prevedono un ulteriore Riding Mode, il controllo dell'impennata regolabile, il sistema di regolazione del freno motore MSR e il Launch Control.
Tutto questo fa salire il prezzo fino a 16.000 euro, che in realtà resta comunque molto competitivo considerato lo scenario in cui la S1000 si trova ad operare. Ma volendo si può spingere ancora di più, sia dal lato sportivo, con cerchi forgiati o addirittura in carbonio, sia da quello turistico, e qui parlo di manopole riscaldabili, cupolino, eccetera. Del resto fatevi un giro sul configuratore BMW Motorrad e capirete quali e quante cose potete montare sulla vostra S1000R. Come al solito dipende da quanto volete spendere. Questa moto mantiene intatta l'anima della S1000R come la conosciamo, migliorando però in tutti quegli aspetti in cui quell'altra magari appariva un pochino debole. Vado un po' con ordine, la posizione di guida mi è piaciuta molto, il manubrio è un po' strano a livello di visivo, però a livello di posizione di guida ci siamo perché è relativamente sportiva, abbastanza caricata sull'anteriore, ma non tanto da stancare i polsi anche quando si guida di passo rilassato, per cui direi assolutamente posizione di guida centrata. Cose da segnalare: l'ammortizzatore di sterzo, che come spesso accade sulle BMW è molto frenato e non aiuta la maneggevolezza quando si guida nel traffico perché lo sterzo è particolarmente duro. Sterzo però adeguato quando si parla di angoli. La S1000R non è una delle migliori, ma comunque ha un raggio di sterzo piuttosto ridotto. C'è da dire poi che BMW sa il fatto suo quando si tratta di calibrazioni motore. Il 4 cilindri della famiglia S è uno dei migliori in questo campo, con una gestione dell'acceleratore che definire perfetta è dire poco. Nessun ritardo, nessun on-off, solo una grande precisione di risposta. Sì, in effetti ai bassi regimi il motore è molto saturato, la risposta non è mai violenta, forse fin troppo pacata, ma questo devo dire aiuta non poco a gestire la moto in ogni situazione. E quando hai voglia di guidare e di tirare, la BMW sa comunque darti soddisfazione. Tra le altre cose promuovo anche il cruise control, che funziona molto bene, e il freno posteriore, che ha il pedale proprio dove deve essere, la corsa proprio come deve essere e la potenza perfetta. Alcuni dovrebbero imparare da lei. Questa moto poi ha un'attitudine a scendere in piega davvero notevole, devo dire che mi ricorda abbastanza la Tuono 660 per questa cosa. È una moto che non ha bisogno di grandi spostamenti di corpo per essere guidata, ma volta molto rapidamente, tanto che, visto che ci sono anche due step di cerchi più leggeri rispetto a quelli di serie che montiamo noi oggi, quelli forgiati e quelli addirittura in carbonio, io non mi sento quasi neanche di consegnarla. È veramente veloce, ha una grande attitudine a chiudere la linea, basta spostare il casco e indirizzare lo sguardo e lei chiude, quindi questa cosa qui rende la BMW S1000R una moto estremamente intuitiva e facile da utilizzare, gradevole quando si va piano, con una rapportatura corretta, si possono fare i tornanti in terza, un motore che porta sempre fuori dalle curve. Le due facce della medaglia, dicevo nell'introduzione, qui sono tutte molto ben evidenti. Una, andando piano, moto estremamente gradevole, la posizione di guida, come ho detto, non stancante, un motore molto elastico, forse fin troppo saturato ai bassi regimi rispetto alla precedente. Ecco, devo dire, ha perso forse un pochino di quella personalità che caratterizzava, quella rabbia che caratterizzava il 4 cilindri. Qui è tutto un pochino più ovattato, un pochino più smorzato, dovuto ovviamente all'Euro 5, ma la spinta e la schiena non sono mai venute meno. La moto è estremamente compatta, sembra di guidare quasi una 600, anche per questo dicevo che mi ricorda un po' la Tuono 660. Motore che fino a 6.000 giri gira un po' pacato e riesce a farvi andare in giro a spasso anche con la sesta marcia, quindi super elastico. Superati i 6.000, 7.000, 8.000 giri diventa cattivissimo e la moto cambia anche faccia, perché non solo è molto gradevole, intuitiva e maneggevole quando si guida a ritmi blandi, ma diventa molto affilata e anche molto gratificante quando si spinge su un percorso misto veloce. Devo dire che apprezzo le mappature, sono un pochino più differenziate di motore rispetto a quelle che c'erano prima, ma soprattutto il passo avanti secondo me è stato fatto a livello di sospensioni. I due riding mode su questa moto sono, lasciando perdere Rain, il Road e il Dynamic, sono un pochino più vicini rispetto a prima, soprattutto a livello di sospensioni. Devo dire che il Road mi è piaciuto di più perché prima era un po' gommosa la moto sulla vecchia S1000R, adesso è un pochino più stabile, un pochino più come dire, frenata a livello di sospensioni.
Il Dynamic, che prima invece era estremamente rigido, rendeva la moto un po' troppo saltellante, quindi di fatto su strada non mi piaceva utilizzarlo, non si usava quasi mai, in questo caso è diventato un pochino più usabile, è sempre più rigida la moto, tende sempre a essere abbastanza chiusa di freni idraulici, ma è comunque più utilizzabile rispetto a prima. Quindi motore ovviamente su tutto, punti da segnare a favore, come ho detto, elasticità, capacità di allungare, capacità di tenere la sesta ai bassi regimi, punti magari non a favore o comunque migliorabili, vibrazioni presenti sul manubrio e sulle pedane, decisamente molto meno della vecchia S1000R, ma presenti, che passano da presenti a quasi fastidiose quando si arriva a superare gli 8000 giri. Da segnalare anche il buon, ottimo isolamento dal calore generale, serbatoio molto fresco, zona delle gambe molto fresca, piedi invece abbastanza caldi, lì gira un pochino di aria calda, e quindi vabbè, però con i motori Euro 5 insomma i miracoli non si possono fare. Una cosa che non mi ha fatto impazzire, ma che vale anche per la sorella S1000RR, per tutte queste moto con questo 4 cilindri in linea nuovo di nuova generazione, è il cambio, che ha un quick shifter che funziona in effetti molto bene anche quando si va piano, con dei tagli diciamo onesti e corretti, quindi non troppo lenti, non troppo rimbalzanti a livello di risposta del motore, ma un comando che a me non piace perché non ha un punto di pressione ben preciso, soprattutto in scalata non ha un punto dove tu capisci che hai cambiato marcia, quindi secondo me a livello di feeling non è proprio il massimo. Detto questo, l'S1000R continua sulla strada lanciata dalla prima versione, quindi sicuramente è in grado di replicarne il successo, una grande moto da strada con cui divertirsi sia nello strettissimo sia nel misto veloce, perché ha una presenza sull'asfalto davvero incredibile, ti dà un feeling molto elevato, merito forse in parte anche delle gomme di primo equipaggiamento, le Dunlop Sport Smart MK3, che hanno davvero una bella attitudine, un bel grip e hanno un feeling soprattutto sul davanti di altissimo livello. Quindi brava BMW, perché non ha snaturato il progetto S1000R, ha riportato il DNA di questa moto su una moto più compatta, più leggera, più equilibrata, ancora più piacevole da guidare, soprattutto su strada, capace di andare molto piano e darvi gusto, e capace di andare molto forte e darvi lo stesso gusto. A questo punto io vi aspetto qua sotto nei commenti, vediamo cosa avete da dire sulla nuova BMW S1000R. Noi ci vediamo al prossimo video.